qua. Benvenuti a Ghana for Good, mi chiamo Marco Casano, vivo in Ghana da un po' di anni e questo è il mio canale in cui cerco di dare informazioni utili su questo paese. Oggi continuiamo un argomento che abbiamo iniziato la volta precedente, che riguarda i soldi. Questa volta non parleremo di banconote o soldi fisici, ma parleremo di soldi virtuali. Parleremo di mobile money, o come le chiamano qui in Ghana, Momo. Che cos'è innanzitutto? Il mobile money è un portafoglio elettronico virtuale di denaro molto simile a quello che possiamo paragonare a un conto corrente. La differenza è che non viene aperto, stipulato con un ente bancario, ma con un provider telefonico. Come funziona? Funziona in realtà come un conto corrente vero e proprio. Si possono si possono ricevere denaro, soldi, si possono inviare soldi, si possono ritirare dei soldi, il contante, quindi esattamente come faremo con un conto corrente. L'unica differenza è che invece di avere una carta di credito o di debito, faremo tutto con il nostro cellulare. Quindi cominciamo a capire come facciamo ad avere un mobile money. Allora, il mobile money è associato alla nostra, è proprio questo portafoglio elettronico, associato alla nostra SIM card del telefono, quindi al nostro numero di telefono. Come faccio ad averlo? Devo andare presso uno dei vari provider telefonici che ci sono qua, ognuno ha il suo mobile money diverso, anche se da un paio di anni a questa parte hanno aperto una interoperabilità tra i vari provider, quindi posso inviare soldi da un provider ad un altro. Quindi andrò dal provider telefonico. Il più comune, il più utilizzato è quello di MTN, quindi che si chiama MTN Mobile. Se io sono residente in Ghana, andando in uno di questi uffici della MTN con il mio passaporto e il mio permesso di soggiorno, mi permetteranno di aprire un conto mobile money. Quindi si compila un form, e si accede a questo tipo di servizio. Una volta che ho questo servizio, posso cominciare a utilizzarlo come un vero e proprio conto corrente. Come funziona? Funziona che, come abbiamo detto, è attaccato al nostro numero di telefono. Quindi se io volessi inviare del denaro a un'altra persona, qualunque cifra, anche piccole cifre, 100 Ghana Cedis, 10 Ghana Cedis, vi basta avere il numero di telefono di quella persona, qui è collegato appunto a un conto mobile money. Col numero di telefono io entro sul mio telefono, non serve uno smartphone, posso usare un telefono normale, anche un vecchio telefono, si digita asterisco 170 cancelletto, si entra in un menu e ti chiede di fare tutta una serie di passaggi dove ti chiederà di mettere il numero della persona a cui vuoi inviare questi soldi. Metterai il numero, dirai l'ammontare di denaro che vuoi inviare e ti chiederà di inserire il codice, avrai il nome della persona per essere sicuro che stai mandando alla persona giusta e puoi inviare del denaro. La persona riceverà questo denaro sul proprio conto mobile money. Se volesse utilizzarlo per fare acquisti, può tranquillamente utilizzare il conto per fare acquisti, perché tantissimi negozi in giro, tantissimi ristoranti, quasi tutti praticamente accettano questa forma di pagamento, esattamente, anzi molto più di una carta di debito o di credito. Oppure può andare da un agente mobile money, di solito li vedete ai lati delle strade, vedete dei banchetti con una persona seduta. Quello è un agente dei mobile money. Potete andare da questa persona e gli dite che volete ritirare del contante.
Questa persona vi chiederà il vostro numero di telefono, sul quale è collegato il conto Mobile Money. Riceverete un messaggio alla quale dovete rispondere con la vostra password, e una volta fatto questo l'agente riceverà un altro messaggio, e da quel momento in poi vi potrà dare il contatto. Quindi diciamo che è un mezzo, è uno strumento molto utile, anche perché non tutte le persone hanno un conto corrente, e quindi questo serve a sopperire in maniera importante questa mancanza, anche perché il costo mensile di questo servizio è zero, non si hanno costi di servizio, i costi sono nel trasferimento. I costi sono per ammontari che vanno da 1 a 100 Ganasidis, si paga un Ganasidis di spesa. Superato questo valore, da 100 Ganasidis in poi si pagherà l'1% della transazione come costo del servizio, al quale va aggiunto un 1,5%, che è dato da quella che viene chiamata e-levy tax, che è stata introdotta un paio di anni fa, sulla quale ci sono stati tantissimi malcontenti, diciamo, anche perché questo mezzo di trasferimento del denaro è veramente tanto utilizzato. Io personalmente lo uso sempre con i miei collaboratori, con amici, per pagare la spesa, per pagare il ristorante. Questo ti evita, diciamo, di andare in giro con del contante che non serve. Vado di solito in giro solo col minimo necessario. Poi tengo sempre dei soldi sul Mobile Money, come li terrei sul conto corrente, in modo da poterlo sempre utilizzare. Anche perché quando sei ad Accra è facile trovare bancomat, banche, persone che accettano, esercizi commerciali che accettano la carta. Fuori da Accra o comunque nelle città più piccoline non è sempre detto che sia facile trovare un bancomat, mentre gli agenti del Mobile Money sono ovunque, pure nel villaggio più sperduto al centro del paese troverai sempre un agente Mobile Money. Quindi diciamo che questo servizio è veramente molto utile, lo consiglio a tutti quanti farlo. Può essere utile anche a pagare per esempio tutte le utenze, può essere collegato a delle altre applicazioni che servono sempre per fare trasferimento di denaro o per pagare utenze varie. Invece può essere utilizzato come metodo di pagamento, esattamente come caricare una carta. Penso che abbiamo detto tutto, o meglio, ci sarebbero tante cose da dire, ma non vi voglio annoiare ulteriormente. Grazie per avermi seguito, iscrivetevi al canale, se avete qualche domanda mettetela pure qua sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!